Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, Lucca Comics and Games è appena terminato ragazzi. Qui potete trovare il video che riguarda appunto la fiera, ovviamente sono cosplay, action figure e manga. Il video per quanto riguarda i miei acquisti ci sarà molto presto ragazzi. Ovviamente la Bonelli, la settimana di Lucca Comics, ci ha riservato tantissime sorprese, ma la settimana che sta per iniziare avrà altrettante sorprese. Quindi ragazzi, siete pronti? E allora partiamo! Iniziamo questa nuova settimana delle uscite Bonelli con il mensile di Zagor numero 724, dal titolo I due stregoni. Nelle notti di White Rock le leggende si risvegliano al bagliore del faro maledetto. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Jacopo Rauch, i disegni sono di Gianni Sedioli e Marco Verni, la copertina è affidata ad Alessandro Piccinelli, il tutto in edicola dal 4 di novembre. Torna la nostra criminologa noir, ovvero Giulia, con il numero 326, dal titolo Il caso della donna avvelenata. Nel labirinto dei segreti di Garden City, una giovane Giulia muove i primi passi sulla scena del crimine. Il soggetto è di Giancarlo Berardi, la sceneggiatura è di Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza, i disegni sono di Luigi Copello, mentre la copertina è di Marco Soldi, il tutto in edicola dal 4 di novembre. Torna il cacciatore di maestri della notte, ovvero Dampir, con il numero 308, dal titolo L'antico marinaio. Un patto oscuro, un carico di sangue, una traversata verso l'orrore. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianmaria Contro, i disegni sono di Max Avogadro, mentre la copertina è affidata all'ottimo Michele Cropera, il tutto in edicola dal 5 di novembre. Torna il mensile di Supertex con Supertex numero 49, dal titolo Jefferson County, quando la legge indossa l'uniforme del tradimento. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Claudio Nizzi, i disegni sono di Ugolino Cossu, i colori sono affidati alla GFB Comics, mentre la copertina è di Stefano Biglia, sarà in edicola dal 6 di novembre. Bella e Bronco numero 5, dal titolo Squilli di battaglia. Dopo aver distrutto i fucili con cui Prince voleva armare gli Apache, Bella e Bronco si riparano a Forte Fillmore, ma il capo Carnaval ha intenzione di vendicarsi dello smacco subito. Ai due non resta che fuggire attraverso il deserto. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gino D'Antonio, i disegni sono di Renato Polese, mentre i colori sono affidati alla GFB Comics. Il tutto sarà in edicola dal 6 di novembre. Ci rechiamo ora in libreria, dove troveremo libri Dylan Dog con Dylan Dog dopo mezzanotte. Dopo le limited edition della scorsa settimana esce finalmente la versione regular con al suo interno sempre 3 storie, ovvero Dopo mezzanotte, UFO e l'orrore. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Tiziano Sclavi, i disegni e la copertina sono di Giampiero Casertano, sarà in libreria dal 7 di novembre. Torna il mensile di Tex con il numero 781, dal titolo Il tunnel segreto, ricchezze e incubi di un irriducibile spietato comandante. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianfranco Manfredi, i disegni sono affidati a Maio, mentre la copertina è di Claudio Villa, il tutto in edicola dal 7 di novembre. Per libri Tex troviamo Tex Capitan Jack. Dopo la limited edition della settimana scorsa, ecco finalmente la versione regular di Capitan Jack. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Tito Faraci, i disegni e la copertina sono di Enrique Breccia, il tutto in libreria dal 7 di novembre.
Restiamo in libreria dove troveremo Libri Dragonero con Dragonero Atlante numero 2, un brossurato a colori di 48 pagine che contiene una guida completa e dettagliata per viaggiare nell'Erondar. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Luca Enoch e Stefano Vietti. I disegni sono di Luca Enoch, Antonella Platano, Luca Bonessi, Diego Bonesso, Simone Garizio e Marco Itri. La copertina è di Matteo Brembilla, i colori sono affidati a Paolo Francescutto, il tutto in libreria dal 7 di novembre. Sempre in libreria troveremo Nightmare in Rome, un cartonato di 80 pagine tutto da leggere e scoprire. Il soggetto è di Enrico Mutti, mentre la sceneggiatura è affidata a Rita Porretto e Silvia Mericone. I disegni sono di Luca Casalanguida, mentre la copertina è di Tanino Liberatore. I colori sono affidati a Valera De Santis, Daniele Caramanico e Chiara Fabbri Kolabic, il tutto in libreria dal 7 di novembre. Torna il trimestrale di Dylan Dog con il Color Fest numero 55, dal titolo Cosa conosce la notte. 3 misteri da risolvere per Dylan Dog, 3 storie affilate come rasoi in cui l'unica certezza è l'incognito. Solo la notte conosce le risposte. La prima storia si intitola Il Club di Mezzanotte ed il soggetto è di Graziano Caminiti, mentre la sceneggiatura è affidata a Gigi Simeoni. I disegni sono di Francesca Ciriegia, mentre i colori sono di Barbara Nosenzo. La seconda storia si intitola Pioggia di novembre e il soggetto e la sceneggiatura sono di Giancarlo Marzano, mentre i disegni e i colori sono di Francesco Lomanto. La terza storia si intitola Dolcetto o Morsetto. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Francesco Pelosi e i disegni e i colori sono di Stefano Cardoselli. La copertina dell'albo è affidata a Francesca Ciriegia, in tutto in edicola l'8 di novembre. Molto bene ragazzi, e queste erano le anticipazioni per quanto riguarda le uscite Bonelli di questa settimana. Nonostante Lucca Comics and Games sia ormai terminato, io sono ancora in miss da Lucca Comics. Le uscite Bonelli di questa settimana sono ben 11 ragazzi, 11, e avremo anche 2 bei libri, quello di Dylan Dog e quello di Tex, che sono stati venduti in edizione limitata e numerata a Lucca Comics and Games, ma adesso avremo tutti quanti l'opportunità di recuperarlo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se prenderete qualcosa e mi raccomando, la cosa principale è sempre quella, cioè iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Noi ragazzi ci vediamo presto, molto presto, in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!